Negli studi di The Boat Show Stefano De Vivo, un giovane manager che possiamo definire enfant prodige dell'industria nautica italiana. Ingegnere navale, grande navigatore, dal 2014 è Chief Commercial Officer del gruppo Ferretti e dal 2019 è Managing Director di Wally Yachts, un marchio è entrato a far parte del gruppo Ferretti con grandi ambizioni. Stefano, la passione del mare da cosa arriva e perché è così profonda? Ma la passione del mare mi arriva dalla mia famiglia. I miei genitori entrambi sono amanti del mare, mi hanno portato subito al mare. Avevamo la fortuna di avere una casa in costiera amalfitana ad Amalfi con un gozzo e quindi per me il mare è sempre stato mare in barca. E hanno sviluppato poi la loro passione per la vela e me l'hanno passata, solo che loro l'hanno tenuta saltuaria e io poi da lì, dai 4-5 anni, ho continuato ad andare avanti e non mi sono più fermato. Vediamo infatti qui delle belle avventure, direi. Sì, diciamo che qui era da quel lato lì, quando i miei giorni da minista, che sono stati 5 lunghi anni, ma poche regate, anzi direi una sola, perché purtroppo il debito fatto mi ha obbligato a lavorare per ripagare la barca e quindi non avevo più tempo per usarla. Qui siamo al largo del Tino, una mattina all'alba in solitaria, una delle cose che ricordo con più grande gioia nella mia vita, almeno velica. Mentre invece questo lato ho preso una pausa sabatica dalla nautica come lavoro e ho coronato uno dei sogni che è la traversata atlantica. Qui siamo poco prima dell'arrivo a Plymouth dopo 35 lunghi giorni perché avevamo Captain Sloan, ma questa è un'altra storia. Captain Sloan? Sì. Non aveva nessuna fretta ad arrivare il nostro capitano, quindi abbiamo fatto la traversata probabilmente più lenta della storia. Però c'è anche un passato di istruttore, se non sbaglio. Sì, questa è una delle cose. A 16 anni i miei genitori mi hanno mandato, non sono mai andato particolarmente bene a scuola, ero sempre da 5 a 6, 6 meno meno e 4 o 3 abbonato in latino, italiano e ogni anno prendevo corsi di recupero. L'unica vacanza che mi permettevano era di andare al Glenann in Irlanda a insegnare, quindi la branchia irlandese del famoso Glenann francese. E il primo anno mi mandano a fare un corso e dopo mia madre non mi chiama mai, proprio una cosa che non si riesce a farglielo passare, neanche se gli davi il gettone per chiamarti, non mi chiamava perché non vuole essere la madre che incombe. E quindi dopo 12 giorni che ero partito per l'Irlanda arriva una telefonata. La telefonata, il motivo della telefonata era perché voleva sapere come si faceva a far partire il VHS per registrare in differita le videocassette. Ma il problema è che non riusciva a parlare con me perché chiedeva di un allievo di nome Stefano e non mi trovavano. Quando finalmente gli hanno detto ma scusi, ma chi? L'istruttore? E lei ha detto no, vi sbagliate, me l'hanno passata ed ero io. Quindi per passione diciamo che sono stato sempre abbastanza autodidatta e la vela d'altura è quello che poi mi ha fatto diventare istruttore e devo dire che il Glenann è stata una grandissima scuola sia di vita che ho imparato ad apprezzare ancora di più la vela e tutto ciò che si sa fare bene nella vita, perché insegnare è molto diverso dal farlo. Non puoi semplicemente dire orza qui. E forse questo è un buon esempio, questo è Sir Ben Ainslie, 4 medaglie d'oro consecutive. Stavo per dire, io di sicuro non faccio questo e non ho fatto questo, magari. Sì, però infatti la domanda è che insegnamento si prende dalla vela, da questi campioni, da questo commitment esasperante? Ma penso che non basta, questo in tutti gli sport e nella vita in generale, ma penso che quello che si impara veramente, o almeno che ho imparato io, è che non basta avere il talento. Sono sicuro che Sir Ben Ainslie è forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma magari ce ne stati degli altri, ma se tu non ti metti e non ti alleni, non fai tutta quella parte che chi ti guarda la tele non vede mai e quindi pensa che il calciatore, il velista sia una gran bella vita, la realtà vera è che ci devi mettere veramente tanto impegno e fare sicuramente tanti sacrifici, tant'è che io avrei voluto andare alle Olimpiadi, ma probabilmente ho capito molto velocemente che non avevo sicuramente gli skills, ma il dono e il talento, ma la cosa che ho imparato, ho capito è che
io non ero pronto a sacrificare tutta la mia vita, giorno, notte, per un obiettivo del genere. Qui siamo a Hong Kong, che è una tappa importante della tua vita. Sì, come dicevo, ho preso dopo 11 anni che lavoravo nella nautica, ho preso un periodo sabbatico e tra le varie cose che ho fatto è stato trasferirmi a Hong Kong, seguire un MBA e fare da consulente fuori dal mondo della nautica. E Hong Kong devo dire che è stata una di quelle cose magnifiche che mi ha fatto scoprire ancora di più, l'avevo già fatto per lavoro, ma viverci è diverso, l'Asia, i paesi asiatici, le culture asiatiche e una città vibrante come questa. Inoltre ad Hong Kong vanno in barca a vela come noi ci sogniamo, perché essendo proprio sull'acqua, io a Hong Kong ho fatto 100 giorni in barca sul 365, che non mi è mai capitato in vita mia. Quindi no, è un posto meraviglioso, divertentissimo e molto vicino alla nautica. Ma quindi continuiamo a chiederci, a chiedere che cosa ne sarà del mercato orientale, quindi c'è anche questo, cioè si sviluppa davvero il mercato in Oriente. Sì, il mercato in Oriente sta in generale crescendo, è ancora molto piccolo se confrontato con l'Europa e minuscolo se confrontato con un unico mercato come quello degli Stati Uniti. Però Hong Kong in particolare è il mercato di gran lunga più grosso in Asia e come paese, se poi si pensa che sono 6 milioni, 7 milioni di persone, è un punto molto importante, un hub molto importante per la nautica. Qui sono più di 30 anni che vanno in barca e quindi l'hanno usata come lo usiamo noi e soprattutto hanno 250-260 isole attorno a Hong Kong, per cui ci sono delle destinazioni dove andare. Il problema vero dell'Asia è che mancano le infrastrutture ancora oggi, quindi posti belli come la Thailandia, le Filippine, mancano ancora di tutte quelle infrastrutture che sono porti, sviluppi dietro ai porti, ristoranti molto belli vicino ai porti, che poi iniziano ad attirare i turisti del mare, che è un turismo anche molto appetibile. Ecco, c'è un momento privato, non c'è solo il mare, dove siamo? Questo è il mio viaggio di nozze, il 2017 con mia moglie abbiamo deciso di fare un viaggio di nozze un po' diverso, siamo andati in Perù. Questa è la Rainbow Mountain, o meglio nota come Vinicunca Mountain, siamo a 5.300 metri e c'è questo punto con questi minerali che creano tutti questi colori. Mi piace in generale la natura, mia moglie mi prende in giro perché dico che sono un grande sportivo, la realtà è che ho smesso di essere sportivo quando ho iniziato a lavorare un po' troppo duro, però mi piace ancora andare a passeggiare anche in altura e qui devo dire che 5.300 metri è stata dura, è stata dura. Eccoci qua a un ricordo di un giorno importante, 4 giugno 14, la nomina a Chief Commercial Officer del gruppo Ferretti. È un cambiamento di vita, cos'è stato quel giorno? Ma quel giorno devo dire che è stato un giorno pieno di emozioni, poiché questo è il mio secondo stint nel gruppo Ferretti. La realtà è che io ho lavorato al gruppo Ferretti prima come stagista durante l'università alla fine degli anni 90 e poi ho iniziato in riva la carriera tecnica perché sono ingegnere navale, o almeno così dice il pezzo di carta a casa, anche se molti miei amici lo mettono in dubbio, però ho lavorato in riva 5 anni. Sono andato via per motivi di crescita, per vari motivi. Il tornare nel 2014 in un'azienda che aveva dei grossi problemi e che all'interno aveva riva è stato un momento dove ho fatto una scelta di vita e ho lavorato ancora più duro di quello che lavoravo prima, ho lavorato duro a cercare di creare un team di persone, con le persone che c'erano dentro, perché erano persone molto in gamba, e aggiungere qualche piccolo innesto per riuscire a far crescere tutti e amalgamarli. La storia dirà se ce l'abbiamo fatta oppure no, ma penso che abbiamo fatto un gran bel lavoro e oggi questa azienda è un'azienda che non si ricorda niente di quei giorni lì e invece di perdere soldi a bocca di barile
è un'azienda sana. Ma come mai così tanti ingegneri finiscono per occuparsi di rami commerciali? In generale o nella nautica? In generale e anche nella nautica. Perché nella nautica in realtà non ne ho visti ancora così tanti, o almeno forse noi, io e chi è venuto nei miei tempi siamo stati la prima ondata. Io ho scelto di fare ingegneria navale non perché appunto fossi un genio dell'ingegneria, ma perché mio fratello, che è il vero genio della famiglia, è storico, insegnante di storia all'università in Inghilterra, ricercatore, mi disse: fai qualcosa che ami, te ami il mare, ti piace montare e smontare le cose, fai ingegneria. E ha avuto ragione, perché ho fatto ingegneria, però non volevo fare il tecnico, io volevo capire come funzionava. Amavo il mare, ma sempre perché l'avevo vissuto, ma non capivo come funzionavano le cose. E quindi poi il commerciale era l'unico modo per riuscire a non essere il più scarso di tutti, ma almeno al commerciale conoscevo molto più di tutti gli altri la parte tecnica, quindi è stato un modo per riuscire a diventare più bravo degli altri, almeno in qualcosa. Ecco, questa è una barca iconica del passato recente. Wally Esense è la prima manifesto alle grandi tecnologie, alle grandi innovazioni. Ci sono stati dei Wally precedenti, ma forse questa è quella più esplosiva, sia per il layout di coperta, per quello che c'era dentro, per le tecnologie. Quando comincia la tua passioncella per Wally? Allora, a parte che questa barca ogni volta che la guardo penso sia un oggetto incredibile, penso che abbia rivoluzionato la vela e ancora oggi secondo me non è riuscito nessuno ad avvicinarsi a qualcosa del genere. La passione per Wally nasce fin dall'inizio, anche se all'epoca ero una persona molto giovane quando è nata Wally, perché Wally nasce nel 94, io avevo 16 anni, grande appassionato di vela e di mare, per cui lo guardavo. Però per me era quasi troppo avanti, appunto, come dice il payoff di Wally, 20 years ahead, era 20 anni avanti. E quindi poi, man mano che crescevo, capivo sempre di più che cosa faceva Wally. Quando è uscita questa barca, ho capito che Wally non era battibile. Quindi poi, dal punto di vista lavorativo, l'avevo guardata quando stavo rientrando da Hong Kong nel 2014, prima di venire in Ferretti Group. Qualcuno mi ha detto: ma perché non fai un pool di azionisti e non la rilevi e la guidi e magari ti mettiamo in contatto con Luca Bassani e così via. All'epoca non avevo ancora l'esperienza che poi ho costruito ulteriore in questi anni e probabilmente Wally sarebbe stato troppo difficile. Tant'è che nel 2017, alla fine del 2017, con l'avvocato Galassi, gli dissi: secondo me noi dobbiamo prendere un'altra sfida, perché la prima l'abbiamo vinta, che è quella di rimettere a posto il gruppo, e dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso. E noi siamo forse l'unico gruppo che è in grado di prendere un marchio, tenere il DNA e dargli la forza industriale per farlo crescere. E lui mi disse: quindi cosa? Gli dissi: guardi, noi abbiamo un marchio che arriva, che può fare tutto nella nautica, tutto. L'unica cosa che forse non può fare è la vela. E c'è un marchio nella nautica, l'unico altro marchio forse, che può fare tutto nella nautica, e però può fare la vela. Qual è? Wally. E da lì inizia la nostra avventura, e penso che l'avvocato Galassi e tutto il team abbia visto quanto amavo Wally e l'idea sia del motore che della vela, perché non mi appassionava solo la vela di Wally, anche il motore ha fatto delle cose incredibili che tutti gli altri hanno copiato, oggi ancora stanno copiando, ma copiano le cose di 20 anni fa, e oggi usciremo con nuovi modelli e nuove cose che ci copieranno. E quindi ci abbiamo messo un anno e mezzo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E Eccoci qua. Luca con noi, io sono felicissimo perché penso che oggi abbia trovato, a parte che ha quello che io non ho, cioè il genio del prodotto, dell'intuizione, quindi poter lavorare con lui mi diverte tantissimo, ma soprattutto mi fa vedere cose che magari non avevo in mente di fare. Dall'altro lato penso che assieme facciamo una grande squadra, perché gli diamo quel bilanciamento per riuscire a fare le cose, però che devono riuscire a portare del margine all'azienda, perché altrimenti l'innovazione a tutti i costi purtroppo poi ti portano a riuscire a portare avanti questa idea e questo credo.
e i nuovi prodotti lo stanno dimostrando. Abbiamo lanciato 2 barche a motore, adesso stiamo parlando e cercando di lanciare anche la barca a vela. Ci arriveremo. E in questo momento di cosa ha bisogno la nautica per maturare? Avrebbe bisogno di barriere all'ingresso. Quando dico non ci sono barriere all'ingresso, dico che cerco di far capire che di fatto se tu hai un amico che è bravo a fare dei rendering e sa disegnare 2 linee fatte bene, io commercialmente me la cavo, posso andare in giro, te scrivi o parli con un po' di giornalisti e facciamo pubblicare questi rendering. Noi con un investimento pressoché zero possiamo dire di essere un cantiere. In questo processo poi che valore diamo al design o comunque alla innovazione che più o meno abbiamo visto viaggiare in parallelo? Il design è fondamentale perché soprattutto da quando è scoppiata la crisi del 2008-2009 abbiamo visto tutti quanti puntare molto sul rinnovamento delle gamme e di portare nuovi design perché avevamo vissuto degli anni dal primi 2000, dal 2002 diciamo subito dopo il 2001 fino al 2008 dove si vendeva qualsiasi cosa perché erano momenti per via di finanza, non voglio neanche entrarci, ma erano momenti in cui tu come cantieri ti potevi permettere di non cambiare i modelli tanto qualcuno se la comprava, alla fine la richiesta era tale per cui non c'era abbastanza produzione, tutti messi insieme, tutti i cantieri, per cui si vendeva tutto. Dopodiché una grande crisi è come una guerra, bisogna innovare, bisogna trovare il modo di essere più bravi di tutti gli altri perché a quel punto c'è più offerta di domanda. E il design ha giocato un ruolo fondamentale ed è stato quello e l'innovazione poi con nuove idee, nuovi gadget o nuove soluzioni sono state quelle che hanno guidato poi il rilancio del gruppo Ferretti. Io stesso che sono a capo del marketing strategico di questa azienda, d'accordo con tutta la prima linea dell'Avvocato Galassi, abbiamo puntato sul fare tanti prodotti nuovi perché quello era l'unico modo per portare via il mercato agli altri e gli altri non avevano la forza economica per starci dietro. Abbiamo fatto 36 nuovi modelli in 4 anni e mezzo, nessuno neanche si è avvicinato alla metà di quello. Eccoci ai Wally Tender. Wally 43. L'ultimo nato. Diciamo che questo qui è l'ultimo nato e anche il primo interamente nato, o il primo che vedete interamente nato completamente da quel mix che è il know-how Wally, il know-how del tecnico, dell'engineering del gruppo Ferretti e il know-how produttivo del gruppo Ferretti. Qui andando a bordo si nota tutto quello che è il genio del design Wally e l'innovazione che spinta dal genio del design Wally il gruppo Ferretti sa fare, grazie a tutto quello che ha nei suoi archivi e negli ingegneri e nei tecnici che lavorano per noi. Le linee d'acqua sono state studiate con uno dei nostri ingegneri che ha lavorato per Luna Rossa, non questa, quella precedente. Quindi direi che abbiamo messo in campo i migliori. C'è una certa frenesia nel mercato per montare i fuoribordo, ma è una cosa utile? C'è del vantaggio o è solo il mercato che ha deciso un po' istericamente questa? Allora, questo è un altro dei motivi per cui abbiamo comprato Wally. Noi come fuoribordo, come Ferretti Group, non facciamo niente. E quindi, visto che Wally aveva iniziato col 45 negli ultimi anni a creare il fuoribordo, una barca che faceva 56 nodi, abbiamo detto perché non farlo e non entrarci, chiaramente sempre nella nicchia estrema, non vogliamo andare a fare competizione in un'arena molto grossa, però ci sono vari motivi per cui farlo. Questo è il 48 che appunto fa 55 nodi con il Seakeeper e gli optional dell'aria condizionata e il generatore montati a bordo. È quasi follia, però per chi vuole andare forte, questa qui, con questo scafo qui, con questa V profonda, l'abbiamo fatto durante il nostro raduno a Cannes qualche settimana fa, c'era 1 metro d'onda e andavamo a 50 nodi senza problemi, intruder giù. Però il motivo di fare fuoribordo, adesso lo vedremo, il 43X arriverà a gennaio, è perché in America amano molto il fuoribordo, la benzina non è così costosa e si divertono a usarli.
e soprattutto puoi arrivare in spiaggia, tiri su i piedi e sono molto semplici, ormai hanno sviluppato anche i joystick. In Europa, ad esempio sul 43, svilupperemo anche la versione magari che fa meno velocità, cioè equivalente magari all'entrofuoribordo o all'IPS, però piace molto ai clienti perché se ti si rompe un fuoribordo è molto semplice toglierlo, buttarlo via o metterlo ad aggiustare e metterne un altro. Sappiamo che il tempo a disposizione è sempre meno, quindi il rischio di rimanere con una rottura, un failure durante le 2 uniche settimane di vacanza che hai d'estate, questo ti può ridurre il problema. Di nuovo, questo è il 48 con gli IPS, quindi facciamo le 2 versioni. Come vedete, l'unica cosa che cambia, almeno da fuori, è i motori fuoribordo montati a poppa. La realtà è che ci va, avendo la benzina e non il gasolio, un bel po' e spostandosi molto i pesi, un bel po' di ingegneria dietro e di pensata. Ecco, questo è un obiettivo, no? Mi pare, Sì, questo... che ripercorre, poi riprende in pieno la storia, l'estetica del primo Wally Power. Esattamente, questo è il Wally 165, nasce da 2 geni della nautica. Uno è Luca Bassani, che ha inventato il Wally Power 118, e la penna di Espen Oino e lo studio di Espen Oino a Monte Carlo, uno dei più grandi designer di super e mega yacht del mondo. Espen aveva quest'idea che ci aveva fatto vedere a luglio del 2019, abbiamo buttato in una stanza lui e Luca Bassani e il risultato è stato questo. Adesso stiamo ultimando qualche ritocco un po' cambiato da allora, ma io spero Ma state a breve... pensando alla propulsione nucleare, immagino. No, la realtà è che in passato Luca Bassani è arrivato quasi a fare una propulsione nucleare. La verità è che questa barca andrà veloce per la sua dimensione, è un 52 metri, dovrebbe fare più di una trentina di nodi, ma stiamo anche pensando invece a propulsioni un po' diverse per cercare di essere più efficienti in diverse condizioni. Quello che abbiamo visto è che sia Espen che Luca erano convinti che i clienti si sarebbero avvicinati a questo per la velocità, ma secondo me perché loro non riconoscono o non vedono totalmente il loro genio, che invece ci sono avvicinati tutti per la bellezza dell'oggetto, cioè la velocità è stato poi un di cui, ma la prima domanda era come faccio ad averlo, non quanto fa. Però è una domanda interessante, perché questa è una barca che ti fa pensare alla velocità, no? Nella sua assolutamente, estetica. Però negli anni abbiamo visto, e soprattutto in questi anni, che i clienti sì vogliono andare veloce, però stanno rallentando tutti abbastanza. C'è comunque una consapevolezza sia che bisogna stare un po' più attenti alle emissioni, ma sicuramente l'altra consapevolezza è che i clienti stanno vivendo sempre di più a bordo e quindi la velocità chiaramente ha dei limiti che sono il peso, sia nel motore che nella vela. Nel motore vuol dire dover mettere più gasolio, dover avere più motori, più spazio per la sala macchine, e i clienti ormai tendono a voler stare a bordo molto di più. Adesso poi, dopo l'anno scorso, con l'inizio del Covid, vogliono stare a bordo tantissimo e quindi prediligono più lo spazio per loro che magari per la sala macchine e per i motori, quindi sono pronti ad andare un po' più piano ma a godersi di più la barca. Eccoci a un altro grande Wally. Tango, bellissimo, bellissimo. Questo è uno dei motivi per cui ho spinto, perché al salone, come vi ho detto prima, abbiamo iniziato a trattare Wally che era all'ottobre 2017. Alla fine di settembre cosa succede tutti gli anni tranne quest'anno? C'è Monaco Boccione, e questa barca a settembre 2017 l'hanno presentata al Monaco Boccione ed era esattamente di fronte alla nostra navetta 37 che era lì in esposizione, e io ogni volta che andavo a prua a far vedere la navetta 37 Custom Line a uno dei miei armatori o clienti, vedevo questo Tango ormeggiato lì e ogni tanto che usciva ed entrava, e quindi diciamo che forse questo è il vero motivo che ha fatto scattare quella scintilla: I need to have it. Non mi potevo comprare la barca, quindi ho convinto qualcun altro a comprarsi il cantiere. Siete
Mi pare che nei ricordi ci sia anche qualcosa legato al 92, alla Coppa America, alle notti Sì. che si stanno riavvicinando. Al di là della regata, questo scambio tecnologico che ci aspettiamo continuamente dalle regate, incuriosisce, è interessante, ci sarà? Io penso proprio di sì, a parte che mi ricorda nottate a aspettare il vento davanti alla televisione con mia madre, e penso con altri 57 milioni di italiani che eravamo diventati tutti improvvisamente dei grandissimi regatanti. Ma penso anche a tutte quelle innovazioni che abbiamo visto in quegli anni, in quei giorni lì, addirittura vele di cristalli liquidi, cose impensabili. Molte, come poi succede anche in Formula 1, sono rimaste dei sogni o delle cose forse anche fin troppo spinte, ma altre sono arrivate, vele in 3DL, vele carbonio, abbiamo visto evoluzione del carbonio sia in quella coppa lì che poi in tutte le coppe successive. Ci sono tecnologie che quando è stata costruita Tango venivano usate solo in Coppa America e alcune erano addirittura vietate in Coppa America, quindi io penso che eventi sportivi come la Coppa America aiutino non solo nella vela ma anche nel motore ad alleggerire. Come abbiamo detto, il peso è sempre nemico dei consumi, e quindi in ogni nostro ambito nella nautica una cosa del genere ti porta a migliorare anche il resto della nautica e ad abbassare i costi, perché poi quando viene utilizzato da tutti costa meno. E arriviamo qui. Wally 101. Questo è il primo design di barca a vela che abbiamo fatto, prese le consegne del marchio Wally. Con Luca Bassani ci siamo seduti, questa barca l'abbiamo sviluppata insieme a Pininfarina, quindi Wally attrae... Che era già su Tango, vero? Che era già sugli interni di Tango. Gli interni di Tango sono stati sviluppati assieme a Pininfarina, e infatti un po' spinti che avevamo un cliente che stava parlando con noi che è un grande fan di Pininfarina, un po' perché sono comunque un gran bel marchio nella nautica. Ultimamente, negli ultimi anni, hanno fatto molte cose. Abbiamo preso un progetto Wally e gli abbiamo fatto stilizzare la coperta e gli esterni. Al momento stiamo parlando con un cliente non per questa barca in particolare, però diciamo che è stato un bellissimo esercizio per attirare i clienti di nuovo a pensare a Wally come barca a vela, che ne aveva continuate a fare, ma oggi vorremmo non solo fare barche come Tango, che sono estreme, per carità rimangono l'essenza di Wally, però vorremmo anche riniziare a fare quello che Wally ha fatto con gli 80 piedi e i 100 piedi, dove con uno stampo si personalizza per l'armatore, però riesce ad abbattere almeno dei costi di stampo, di ingegnerizzazione, e soprattutto dai la possibilità a più armatori di avere barche simili per regattare uno contro l'altro, perché poi si divertono sempre. Le usano per la crociera, ma poi si divertono quando vengono a prendere un Wally, perché sanno che è la barca più veloce in circolazione. Ma è sostanzialmente questo che può dare il gruppo Ferretti al marchio Wally? Assolutamente questo. Wally ci ha portato delle conoscenze sul carbonio che noi usavamo, ma usavamo come si usa nel motore, molto più se non si va su barche da corsa non sono così spinti. Loro ci hanno portato del know-how incredibile nel campo del carbonio, della leggerezza, del titanio. Noi gli possiamo portare, gli stiamo portando il know-how nel cercare di trovare dei modi per industrializzare e ingegnerizzare anche piccole serie per riuscire ad abbassare il costo, che vuol dire poter dare ai clienti la stessa esperienza che avevano prima, ma più ingegnerizzato vuol dire sicuramente meno problemi, più affidabilità, e vuol dire anche meno costo, e quindi alla fine è un win-win per tutti quanti, noi, Wally, il cliente, tutti. Voi che le dovete scrivere delle regate. E dove volete portare Wally? The sky is the limit. Penso che con Wally vogliamo sicuramente, anzi il programma dice che diventerà il secondo marchio per fatturato più grande del gruppo Ferretti entro il 2025. Teoricamente solo l'espansione di Riva può dire se diventerà il primo oppure no, quindi per fare una lunga storia un po' più breve, come dicono gli inglesi, sia sul motore che sulla vela,
a ogni dimensione abbiamo dei grandi progetti. Oggi avete visto i Wally Tender, la linea Tender 43, 40 e 48, avremo delle altre barche simili a queste che sono in uscita, vedremo un prodotto completamente nuovo che nessun altro ha mai fatto, perché Wally questo deve fare, può fare, tra i 90 e i 140 piedi per il motore. Invece per quanto riguarda la vela abbiamo la serie 101 che vogliamo spingere fortemente, abbiamo una serie di custom che sono già on the drawing board, che sono in evoluzione, in development, con clienti dietro, e abbiamo anche progetti molto grossi sia a vela che a motore che ci stanno chiedendo svariati clienti che vedono che grazie al gruppo Ferretti siamo in grado già oggi di partire con costruzioni 60, 70, 80 metri. Quindi penso che, non dico che vogliamo riempire il mare di Wally, perché Wally è un prodotto esclusivo, ma vogliamo sicuramente dare ancora più lustro a questo marchio che è innovato e continuerà a innovare e che tutti gli altri seguiranno in questi prossimi 10 anni.